Buongiorno ragazzi, benvenuti un'altra volta. Grazie mille Gersoreri di essere ancora qui con me. Perché abbiamo la schermata di YouTube Studio? Perché avevamo una giveaway aperta. Ci volevano i 25 commenti sia sul mio sia sul canale di Gersorer sotto il suo video dell'America e qualcuno vinceva la carta rara di Gerson Barretto. Noi il vincitore ce l'abbiamo e adesso lo premieremo. Chi è il vincitore, Gersorer, che abbiamo deciso insieme? Abbiamo scelto di assegnare la carta a Ponce de Leon. Abbiamo Che ci reputato ha il suo fatto... commento il migliore, il più pertinente, anche se la scelta è stata molto difficile, c'erano tanti commenti interessanti che offrivano spunti, però alla fine abbiamo scelto per lui. Perfetto, quindi Ponce de Leon riceverà la carta e la mandiamo proprio ora qui nel video, così si vede. Bisogna essere chiari nella vita, siamo chiari come l'acqua. Password non valido. Cominciamo bene. Mandiamo la carta a Ponce e via, partita. Spero che Ponce sotto questo video confermi l'arrivo della carta, così le persone lo sanno e ci avranno fiducia praticamente noi da adesso in poi. Ok, ciancio alle bande, bande allo ciancio, abbiamo un vincitore, ci sarà una nuova giveaway che vedrete alla fine del video molto probabilmente. E oggi faremo insieme Gersoreyr delle bellissime Under 23 insieme Europa. Oggi vi mostrerò la mia Under 23 che detengo e sarebbero i miei titolari per intanto della mia Under 23. Perché Under 23? Perché, non so se sei d'accordo Gersoreyr, i premi secondo me per le limited sono i migliori che possano esserci, perché appunto sono giocatori giovani e con un prezzo molto più alto rispetto agli altri se vai su tier 2, tier 3, tier 1 o roba del genere. Sei d'accordo? Sì, sono d'accordissimo, infatti le squadre costano leggermente di più magari rispetto ad altre, però di conseguenza i premi sono proporzionati e sono più alti, quindi si possono, con delle tier 2, magari anche tier 1 e ancora di più, si possono vincere ottimi premi. Quindi è per quello che ho deciso di parteciparci e farci una squadra con le dovute riserve fatta benino, dico io. Sono andato su Sorerdata, mi sono guardato il portiere, il migliore come voti ho trovato Yaya Fofana. Veramente un portiere ottimo, veramente punteggi buonissimi. Ligue 2 in Francia, quindi secondo me tanta roba come giocatore. Costa un po' di più di quelli mostrati da Gersoreyr, un po' molto di più, però penso sia, se vuoi arrivare a tier 1 o tier 2, penso che ci arrivi abbastanza facilmente. Logicamente il budget è totalmente differente rispetto alla qualità-prezzo che ci ha mostrato Gersoreyr, che veramente con 100 euro, qua parliamo solo il portiere, costa 90 euro. Prima Gersoreyr ci ha mostrato delle squadre veramente a prezzi molto minori e molto competitive. Che dici di Fofana? Il portiere è forte, probabilmente il migliore della sua categoria, al di là dei punteggi, comunque mi sa fatto più della metà delle partite di clean sheet in stagione, tantissimo, per giocare a questi livelli, ma poi il prezzo è notevole rispetto a Trubin, rispetto a Diego Costa, rispetto a Chevalier, questo costa quasi la metà, i punteggi sono migliori, quindi sicuramente non si parla neanche di rapporto qualità-prezzo, perché questo giocatore è proprio forte, rispetto agli altri, per me è il migliore. Non ha un nome risonante come gli altri, tipo Donnarumma, tipo Diogo Costa, tipo quelli che dicevi prima, ma è veramente tanta roba. Come difensore sono andato su una sicurezza, che ieri mi sono guardato la partita e si è infortunato durante la partita, però sono andato sul sicuro, diciamo, su Schlotterbeck, che è un difensore abbastanza sicuro, sempre costante, ne gioca tante, titolarissimo del Borussia Dortmund, però ieri purtroppo si è infortunato, adesso devo vedere, per quello che è sempre bene avere le riserve, ragazzi. Che ne pensi di Schlotterbeck? Shodan è fortissimo, ma poi ti gioca anche l'infrasettimanale perché il Borussia ha già passato il girone di Champions, quindi sicuramente una certezza, non costa neanche tanto comunque, c'è da dire anche questo, però rimane molto forte, quindi come scelta è una garanzia ed è ottima. Logicamente sempre avendo le riserve dovute, Certo. perché si è infortunato, adesso devo vedere cosa succederà.
Per il centrocampo, sinceramente, ho scelto 2 giocatori, perché pure Kvaratskhelia io ce l'ho centrocampista, carta vecchia, l'ho comprato. Phil Foden e Kvaratskhelia, diciamo, che dovrebbe essere messo come extra, per essere corretti, perché io ce l'ho midfielder. Phil Foden, un giocatore fortissimo dal mio punto di vista, però nel Manchester City c'è sempre quel problemino là delle sostituzioni. Non sai mai chi cavolo metti titolare, però un giocatore veramente forte, si vedono i punteggi e il prezzo non è altissimo per un giocatore under 23 con sti punteggi qua. Foden è fortissimo, al di là di Sorare, proprio nella verità, un giocatore clamoroso, ha scelto probabilmente i migliori centrocampisti del panorama internazionale, anche proprio nella realtà, nonostante magari non è sempre titolare, per me va schierato sempre, cioè anche nel City ti entra, fa gol, fa assist in mezz'ora e ti prende 80, cioè Sì, una spesso squadra entra, del genere è spesso entra, difficile lasciarlo fuori anche se non gioca. giusto. Poi ho scelto Kvaratskhelia, che è veramente fortissimo e è il migliore dei centrocampisti del Napoli. Io l'ho preso come centrocampista. Che ne Peccato pensi? che un po' calato quest'anno, un po' Sì. calato come tutto il Napoli, però le qualità individuali sono, cioè, è impossibile, cioè, commentarlo negativamente, rimane fortissimo, se il Napoli si riprende un po', comunque troppe più continuità, perché anche è calato Kvara, ma perché è calata anche Osimhen, l'anno scorso formavano una coppia stellare, se dovessero ritrovare un po' di sintonia sicuramente i punteggi aumenteranno notevolmente. Invece come extra, speriamo in bene, parentesi, come extra ho preso Summerville, che quando l'ho visto, cioè, è stato amore a prima vista guardando i voti, perché guardatevi i voti, secondo me sono bestiali, e rapporto qualità-prezzo per il top che è, che sta parlando di un attaccante veramente L577, è un attaccante veramente top, secondo me, e anche secondo Solertata. Rapporto qualità-prezzo è ottimo, 50-60 euro per un giocatore del genere mi sembra veramente un regalo. Poi deve andare avanti, deve confermare, però L40 52, L15 65, 77 L5, quindi è veramente tanta roba. Io l'ho utilizzato questa Game Week, questa squadra qua, no, senza Kvaratskhelia, che avevo messo un altro centrocampista perché aveva la partita difficile. Tutti logicamente hanno avuto una partita difficile, non sono andato a premio per 5 punti, una roba del genere. E Summerville è tanta roba. Ne sai qualcosa di Summerville? Io personalmente non lo conoscevo prima di quest'anno, ho iniziato a conoscerlo quando ho visto i suoi punteggi, comunque ho iniziato a scalare le classifiche di Soler Data, e sta dimostrando, almeno in queste ultime uscite, di essere un crack dell'Under 23. Cioè, con questi punteggi qua diventa quasi imprescindibile. In attacco probabilmente L5 è il migliore. Giusto. Come Veramente, veramente forte. E c'è anche il suo collega Rutter che è veramente fortissimo. Anche lui, sì. Quindi vi presento la mia seconda Under 23. Allora, dicevamo prima del suo collega Rutter che vorrei comprarlo, è il solo che non ho anche di sta squadra qua nella mia galleria, cioè tutti il resto ce li ho, Rutter non ce l'ho ancora, però molto probabilmente ce l'avrò e molto probabilmente vorrei comprare, approfittarmene del fatto che è infortunato, pure Vinicius Junior. Però intanto mettiamo Rutter che sta facendo veramente benissimo. Allora, cominciamo dal portiere, che mi sono preso Christian Fruchtl perché mi sembra rapporto qualità-prezzo ottimo. Ottimo, mi sembra che quando l'avevo visto era quinto come portiere under 23 in classifica, quindi veramente tanta roba. Per 30 euro di portiere mi sembra rapporto qualità-prezzo buono, L569, tanta roba. Lo conosci? Lo conoscevi? Me l'hai fatto conoscere tu e i punteggi sono notevoli. Comunque, dove gioca nell'Austria Vienna, se non sbaglio, Sì. difensivamente è una squadra molto solida, di conseguenza il portiere ne beneficia tanto. Lui per questo prezzo quasi mi fa invidia, avrei voluto inserirlo io in una delle mie squadre, però fortissimo, anche se l'hai messo tu lo consiglio lo stesso. Veramente tanta roba. Come secondo portiere adesso logicamente devo guardarmi che portiere gioca, che squadra gioca contro che squadra, in base a quello sceglierò che portiere schierare per l'Under 23, perché è molto importante secondo me avere un Under 23 fatta bene. Come difensore ho scelto Serginho Dest, che conoscete anche dal nostro campionato, era al Milan se non sbaglio, oppure al Barcellona.
sta giocando nel PSV e mi sembra un giovane di talento, l'ho visto pure giocare e allora ho detto che come riserva non sarebbe male averlo. Terzino sinistro, secondo me, un giocatore fortissimo. Che ne pensi? È forte, può giocare a sinistra, a destra, da quando è andato in Olanda un po' si è trasformato perché al Milan non ha fatto benissimo, ma in queste squadre olandesi difficilmente sbagli. Chiunque giocatore prendi sono tutti forti, poi soprattutto sono piene di giovani, quindi le squadre olandesi sono ottime per un Under 23, Serginho Dest ha beneficiato molto del trasferimento. Un'altra squadra, proprio olandese, mi sono preso Wiffer e vorrei prendermi anche il suo collega Timber, che è veramente fortissimo, piccola parentesi, come centrocampista, pure nella nazionale olandese. E Wiffer 73 L5, 57 L15, 57 L40, 88% giocate, veramente fortissimo come centrocampista. Prezzo sui 25, 26, 27 euro, insomma, mi sembra rapporto qualità-prezzo ottimo come riserva, intanto. Che ne pensi? Ottima riserva, ma potenzialmente buona anche come titolare. Come dicevo, in queste squadre olandesi, anche Timber, lo stesso, un giocatore molto importante, molto forte su Sorare. C'è solo l'imbarazzo della scelta nel chi scegliere di questi giocatori qua. Comunque Wiffer è fortissimo, segna, fa assist, grande sostanza nel centrocampo. 73 L5, che è veramente pazzesco. Per l'attacco invece ho scelto Rodrigo, perché c'ha dei voti ottimi, perché gioca in una squadra ottima, perché è forte. Perché Rodrigo è veramente, secondo me, un altro giocatore forte, che non possiamo proprio dire che sarà una riserva al 100%, perché poi dipenderà, come avevo detto, dalle squadre contro chi giocheranno, e dopo avrò proprio la scelta di dire Rodrigo gioca contro il Real, gioca contro l'ultima in classifica, mi metto il Real, che so che Rodrigo è titolare, quindi potrà fare molto molto bene. Rodrigo fortissimo dal mio punto di vista. Vorrei prendermi pure Vinicius Junior, approfittarmene del prezzo che è calato a causa dell'infortunio. Dovrebbe tornare a metà gennaio, da quel che ho sentito, da quel che ho letto proprio oggi, quindi penso che ne approfitterò. Che ne dici di Rodrigo? Una delle migliori ali del panorama mondiale. Quella dell'assenza di Vinicius ne ha beneficiato parecchio, è diventato quasi il protagonista insieme a Bellingham. Non segnava così tanto l'anno scorso comunque con questa frequenza, invece la media di 73 L5 vuol dire che ha il vizio del gol, ma anche dell'assist. Sta dominando il campionato, lui il suo Real, Bellingham, questi giocatori qua, quest'anno davvero fortissimi. Veramente tanta roba. Jorginho Rutter, quello che vorrei prendermi come magari sostituto del nostro Summerville, in caso che non gioca uno giochi l'altro, anche se non hanno la stessa posizione. Fortissimo pure lui, 49 L40, 64 L15, 71 L5. Veramente tanta roba, un giocatore fortissimo e a un prezzo di 40 euro, un attaccante veramente forte secondo me, 21 anni, quindi ancora 2 anni giocabile nell'Under 23. Veramente un buon investimento dal mio punto di vista. Anche lui è un crack come Summerville. Quasi nelle partite semplici si possono schierare anche insieme perché la continuità di punteggi clamorosi che hanno è veramente imbarazzante, quindi è difficile lasciare fuori giocatori di questo calibro. Io schiererei quasi sempre, però quando ti ritrovi Rutter, Summerville, Rodrigo, poi non è mai facile. Ti puoi basare sulle partite semplici, ma qui stiamo parlando dei migliori giocatori in assoluto dell'Under 23. Il prezzo comunque non è elevatissimo per i punteggi che porta, 64 alle 15, è di molto superiore anche a Rodrigo, quindi i numeri sono questi, c'è poco da lasciare alla fantasia. I migliori giocatori ce li hai tutti, diciamo. Sì, ci sono giocatori star tipo Bellingham, tipo Haaland, però quelli ti costano 10 di queste squadre. Quindi ho preferito prenderti e farti 2 squadre fatte, penso io dal mio punto di vista, abbastanza bene. Ho investito circa sui 450 euro e abbastanza competitive per poter magari arrivare ai livelli alti. Logicamente vi terrò aggiornati nel caso di vincita o nel caso di qualche podio, non si sa mai. Speriamo in bene. Comunque penso di essere equipaggiato abbastanza bene, la mia galleria è abbastanza forte per l'argomento. Ci possono essere dei ritocchi magari migliori, tipo logicamente Bellingham, Haaland,
Bakayoko, che avevi detto tu che è anche fortissimo, è tanta roba, veramente ci possono essere miglioramenti, però sono contento. Con 450 euro mi sembra di aver fatto un buon investimento per l'Under 23. Di fatto hai due squadre che potresti schierare tranquillamente come titolari anche questa qua, per dire, e invece è solo la tua panchina. Magari sceglierò di mettere nella Champion parte di loro, da altre parti se non giocheranno titolari. L'Under 23 logicamente avrò il focus proprio sull'Under 23 perché ci sono i migliori premi e per quello che ho detto ne prendo di più Under 23 per sicurezza, poi li metto logicamente a destra a sinistra, magari nell'All Star, magari se non giocano magari da altre parti, nella Champion, nello sfidante Europa. Vediamo. Comunque è sempre bene avere scelta nella propria galleria, punto di vista personale, per quello che ho fatto 2 squadre, poi ce ne ho ancora tanti altri, Under 23 ne ho presi altri per sicurezza mia. Infatti, come ti ho detto prima, Schlotterbeck adesso devo vedere se è proprio infortunato del tutto e devo pensare magari anche addirittura ancora un altro difensore, però c'ho Serginio Dest e ce n'ho ancora 2 o 3. Vediamo. Comunque sempre bene, ragazzi, avere riserve, sempre bene. Che ne dici della squadra in generale? Quale ti è piaciuta di più? Ma sono molto indeciso, comunque sono pieno di giocatori forti, ho detto, sono due rose, ma che se poi le mischi probabilmente otterresti davvero il massimo. Dipende molto dalle giornate, sono due squadre forti, ma che si possono completare, come ti dicevo, mettere Rutter e Somerville insieme potrebbe non essere un errore, anzi, potrebbe garantirti ottimi punteggi, poi i resto giocatori sono tutti fortissimi. Ho cominciato la prima game week, hanno avuto tutti partite difficilissime, tranne Rodrigo, però non sapevo se era titolare. Il Feyenoord col PSV, quindi Wiffer contro Dest. È veramente stranissimo quello che è successo per la prima game week. Il Manchester City di Foden contro il Tottenham, Borussia Dortmund contro il Bayer Leverkusen, Fofana seconda in classifica contro la terza, Kvaratskhelia contro l'Inter. Veramente sì, l'unico Somerville che l'ha avuta facile, però capita raga, così, però è a lungo termine, quindi questi li terrò anni e anni. Quindi secondo me è un buonissimo investimento. Ragazzi, vi lasciamo, vi ringraziamo di essere sempre qui con noi, magari ci vediamo nei prossimi video. Non perdete nessuna notifica sui nostri canali perché ci saranno delle bellissime sorprese per voi.